Nel video Genesi e storia del priorato di Sion si è parlato del Santo Graal sotto il punto di vista iniziatico, esoterico e spirituale, in un contesto prevalentemente simbolico, all'interno del quale quindi la storia è solamente un elemento secondario. In questa occasione invece parleremo anche del Graal, inteso come possibile ed effettiva discendenza di Gesù Cristo e di Maria Maddalena. Ricorreremo quindi, in un contesto tecnico, alle fonti strettamente storiche tuttora consultabili ed essendo storico il valore di questa ricerca, per correttezza scarteremo tutti quegli elementi non certi, quindi non dimostrabili. Attraverso la ricerca esposta in questa realizzazione video si riuscirà, fornendo fonti riscontrabili, ovvero quelle citate nell'esposizione ed elencate alla fine del documentario, a dimostrare come nei fatti storici la stirpe merovingia sia arrivata ai giorni nostri e come questa sia stata effettivamente osteggiata e combattuta dalla Chiesa Cattolica Romana, specie quelle volte nel corso della storia quando i discendenti di Clodoveo hanno raggiunto l'apice del potere nel contesto geopolitico. Quello che verrà illustrato in questa occasione sarà quindi una realtà storica, la quale è la stessa ad essere stata romanzata in epoca recente ed in certe di queste occasioni anche esasperata, ma partendo sempre da alcune verità storiche poco conosciute ma al tempo stesso incontestabili. Restando alle testimonianze strettamente storiche, quindi, già dal XII secolo abbiamo le prime fonti antiche che identificano il Santo Graal con il sangue reale di Gesù. Queste fonti, che adesso esamineremo, affermano che a quell'epoca fossero ancora in vita discendenti di quella stirpe. Questo quindi dimostra che già nel XII secolo si parlasse di un lignaggio messianico. Per primo ci occuperemo del Parzival, celebre opera letteraria di Wolfram von Eschenbach, la quale è nota per essere una storia mitologica. In realtà, oltre ad avere la funzione di trasmettere importanti elementi esoterici di conoscenza per l'ottenimento del Graal, rappresenterebbe attraverso questi miti, in chiave celata, delle verità e dei segreti fondamentali sia di ordine storico che spirituale. In tempi recenti, diversi storici ed esperti sono di fatto riusciti a mettere in luce delle analogie certe e assolutamente stupefacenti tra i personaggi del Parzival con personaggi e luoghi reali che vivevano nelle regioni della Linguadoca, di Tolosa e della Provenza, certificando molte nozioni che erano già accessibili e dimostrabili ma ancora prive di un'adeguata diffusione. Attraverso questo filone di indagine storica è possibile determinare che i protagonisti della storia rappresentata nel Parzival sono merovingi. Specie nelle ultime 2 decadi, la maggior parte della letteratura storica ufficiale dava per estinta la dinastia merovingia, già nel 751, ma esistono diversi reperti storici che dimostrano il contrario, al di là di ogni dubbio. Ed il primo di questi reperti è risalente al 754 e consiste in un atto di giuramento di fedeltà vassallatica tramite il quale un potente nobile di stirpe merovingia era stato nominato conte di una regione riconquistata ai musulmani. Continuando l'indagine, ci si imbatte anche in un'altra fonte antica del 1118 che indica un conte il quale apparteneva al lignaggio merovingio e i cui avi avevano avuto grandi possedimenti in Borgogna e sempre attraverso fonti storiche tuttora accessibili si può determinare che anche Bernardo II, conte di Tolosa, fosse un discendente della stirpe merovingia. I documenti presenti invece nell'abbazia di Saint-Guilhem dichiarano Guglielmo d'Aquitania, conosciuto anche come Guglielmo di Gellone o Guglielmo d'Orange nelle Chanson de Geste, quale erede dei duchi di Borgogna e di discendenza merovingia, attraverso gli antenati del padre Teodorico, e nell'archivio storico dell'Università dell'Alvernia a Clermont-Ferrand si trovano documenti, atti e diplomi che confermano le origini del Franca di Teodorico, nonché il fatto che egli fosse di stirpe regale, a differenza della maggior parte dei conti di quell'epoca. Informazioni aderenti a quelle descritte sono state ritrovate anche nelle Annali di Lorsch.
È essenziale tenere presente che nel periodo in cui sono stati prodotti questi documenti, la stirpe merovingia era l'unica a poter essere considerata regale. In coerenza di tutto questo, il biografo Tegan, nel suo Gesta Ludovici Imperatoris dell'813, si riferisce a Bernardo di Settimania, che era il figlio di Guglielmo d'Aquitania, anche come un conte di stirpe regale. I conti di Tolosa erano quindi merovingi e nella dinastia di Tolosa il conte Raimondo V era molto legato ai catari e proprio per questo motivo venne perseguitato ferocemente dalla Chiesa Cattolica di Roma, che vedeva in questi ultimi una grave minaccia alla loro egemonia politico-religiosa. In questo atto storico risalente al 754, Sigeberto, definito all'interno del documento come discendente del re Meroveo, viene nominato conte di Rouergue, dopo il giuramento di fedeltà vassallatica nei confronti del re Franco Pipino III il Breve. L'atto precisa con testuali parole il conte Sigeberto di lignaggio merovingio. Le dinastie dei Guglielmi di Tolosa erano quindi imparentate ed entrambe di origine merovingia. Infatti, nelle case di Tolosa e di Trencavel, a seguito del matrimonio di Ruggero Teleferro con Adelaide di Barlaz, nasce Raimondo Ruggero Trencavel. Anch'esso perseguitato dalla Chiesa di Roma ferocemente per via della sua indifferenza verso quest'ultima e per aver permesso la libera convivenza tra i cristiani e gli eretici nelle sue terre. Raimondo Ruggero Trencavel morirà a seguito della crociata contro gli Albigesi, in occasione della quale venne catturato e segregato nelle prigioni del suo stesso castello, dove si dice sia morto per avvelenamento. Si ritiene, a buona ragione, che il Parzival di Wolfram von Eschenbach, l'opera per eccellenza sul Graal, fosse ispirata proprio alla persona e alle gesta di Raimondo Ruggero Trencavel. Alcuni storici hanno potuto delineare un'evidente connessione tra l'eroe Parzival, il re pescatore ed altri personaggi ed elementi con personaggi, cose e luoghi nei quali viveva Raimondo Ruggero Trencavel. Castello del Graal sarebbe quello di Foix. Gamouret, il padre di Parzival, sarebbe stato Ruggero II Trencavel. La madre di Raimondo Ruggero sarebbe stata Adelaide di Tolosa. Il re Castis sarebbe Alfonso II il Casto. E il re Paz de Scoy, la portatrice del Graal, sarebbe stata la famosa paladina dei Catari Esclarmonda di Foix. Anche i nomi di due personaggi hanno una radice etimologica identica, in quanto Trencavel significa tradotto colui che taglia bene, mentre Parzival significa colui che taglia a mezzo o a metà. Gamurello Angiolino, padre di Parzival, il quale sarebbe stato nella realtà Ruggero II Trencavel, che nel romanzo era raccontato fosse originario del ducato di Anjou, a nord della Francia, in realtà sarebbe stato di Anjou, una località omonima a quella citata nel Parzival, ma non la stessa, in quanto la prima sta a nord della Francia, vicino a Nimes e vicino a Lione. Il territorio, in epoca merovingia, apparteneva ai duchi di Borgogna e alla dinastia Guglielmide. Proseguendo nell'analisi delle analogie storico-letterarie, la città medievale di Carcassonne si adatta con stupefacente precisione alla città immaginaria di Graz, descritta nel Parzival di Wolfram von Eschenbach, essendo l'unica città medievale in Europa a presentare simili caratteristiche. Oltre a ciò, il castello dei Trencavel è incastonato nelle mura esterne e, come se non bastasse, qualsiasi studioso di architettura medievale sa molto bene che un castello di quell'epoca ha in genere poche torri. Giusto le fortezze nobili e potenti contavano al massimo 4 o 5 torri, comunque mai più di 6. Carcassonne possiede un totale di 56 torri, il che giustificherebbe perché all'interno del racconto Parzival descriveva la vista delle torri di Graz come torri a non finire. Un'altra parte cruciale del Parzival è l'assedio al castello di Peldrapeire e l'incontro con la sua futura sposa Conviramurs, regina di Brobarz e sovrana di impareggiabile bellezza.
Leggendo il Parzival ci si accorge che la descrizione del castello di Pratecapeire coincide in maniera impressionante con quello di Beaucaire, che era effettivamente la dimora di villeggiatura dei conti di Tolosa e dei loro vassalli, i signori di Montpellier. E la somiglianza è lampante, specie per la strabiliante coincidenza di analogie quali l'ubicazione, la struttura, i dintorni, nonché per essere, esattamente come nel racconto, in riva ad un grande fiume. Il castello di Beaucaire è l'unico castello della Francia a presentare tutte queste caratteristiche insieme ed essere ubicato sul Rodano, uno dei fiumi più grandi d'Europa ed il principale in Francia. La coerenza delle similitudini si estende anche alla moglie di Raimondo Ruggero Trencavel, che era appunto Agnese di Montpellier. Il castello del Graal è simboleggiato invece dal castello di Foix, in quanto anch'esso corrisponde perfettamente alla descrizione nel racconto, trovandosi in prossimità di un lago, essendo munito di un ponte levatoio che passa sopra un fiume, in questo caso l'Ariège, e trovandosi in una rupe, rendendolo inespugnabile esattamente nei modi descritti nel racconto del Parzival. Il re pescatore sarebbe stato invece Raimondo VI di Tolosa, il quale nel racconto era zio da parte di madre di Parzival, esattamente come Raimondo VI di Tolosa lo era di Raimondo Ruggero Troncavelli. In questo caso, l'analogia più evidente tra due personaggi, oltre al grado di parentela, è il carattere singolarmente eccessivo e libertino che ha contraddistinto tutta la vita del re Raimondo VI di Tolosa e dei suoi diritti feudali sul Castello di Foix. Un altro elemento chiave essenziale a delineare un quadro d'insieme è che nella storia abbiamo i maggiordomi di palazzo che, alleandosi con la Chiesa di Roma, spodestarono i Merovingi. Il Papa incoronò i Pipinidi e addirittura proibì, pena la scomunica, di eleggere re da un altro lignaggio, dichiarandoli l'unica dinastia reale di Francia. Questa acrimonia così evidente e ripetuta contro la dinastia merovingia attraverso le generazioni credo possa suscitare in chiunque almeno più di un ragionevole interrogativo, tra i quali il chiedersi quali possono essere stati i fattori che avrebbero potuto disturbare così tanto l'interesse della Chiesa Cattolica Romana. Se in questa indagine in particolare noi partiamo dalle originali leggende medievali della tradizione francese, dopo la morte di Gesù Cristo, Maria Maddalena e i suoi fratelli Lazzaro e Marta si stabilirono nella regione mediterranea della Provenza, in una delle numerose comunità ebraiche distribuite nella Gallia meridionale. E dalla progenie di Maria Maddalena, ospitata in una di queste comunità ebraiche, sarebbero discesi i Merovingi, i quali nel caso questo collegamento genealogico fosse reale sarebbero a buon diritto l'eredi naturali di Gesù ai giorni nostri. Quello che è certo è che della dinastia di Tolosa esistono tuttora dei lineaggi merovingi che sono sopravvissuti fino ad oggi. In questa occasione non li menzionerò tutti perché sono più numerosi di quello che si potrebbe pensare, piuttosto mi limiterò a quelli su cui ci sia una relazione con gli elementi storici esposti di sopra. Per primo vorrei menzionare i Gévaudan, discendenti dei conti di Auton e di Tolosa. Il Trattato di Sion nel 2016 ha firmato con il principe Ruben Alberto Gavaldà, discendente proprio dei Gévaudan, un trattato di alleanza e reciproco riconoscimento, proprio per onorare e celebrare il legame tra l'ordine e la dinastia merovingia. La casa reale di David di Toulouse-Gévaudan è stata menzionata anche nell'Almanach of Würzburg del 2014. Basandoci sul materiale storico che abbiamo illustrato, possiamo menzionare anche le dinastie di Tolosa e Lautrec, altre due grandi stirpi. Dal matrimonio di Baldovino di Tolosa e Alice di Lautrec nascerà la prestigiosa dinastia di Toulouse-Lautrec, che dal 1196 si perpetua ai giorni nostri, e da questa avranno origine anche altri rami, ovvero le dinastie dei signori di Perpignan, di Montrosier e di Lavaux, che si estinsero nel 1788. A loro volta i signori di Treille, che dal 1530 si perpetuano ai giorni nostri, nonché i signori di Saint-Germain e i Caillard, che dal 1360 arrivano anch'essi ai giorni nostri.
Di seguito alcune schermate dove sono elencate alcune tra le principali fonti dalle quali si possono riscontrare gli elementi storici non presentati in questa realizzazione video.